Innanzitutto io vi ho detto di prendere della carta da acquerello, perché noi ci baseremo proprio anche sugli acquerelli, e quindi ecco che, vedete, io potremo poi fare dei disegni tipo questo, vedete, io avevo preparato uno schema sotto, ma lo potete fare anche a mano libera, lì per lì, dove poi posizioneremo la nostra carta, va bene? To quill in inglese vuol dire arrotolare, e un altro termine, quill, vuol dire anche penna d'oca. Infatti la penna d'oca era stato il primo strumento utilizzato per arrotolare questi fogliolini di carta. Allora io vi faccio vedere tutta una sorta di materiali che servono proprio per il quilling, ve li mostro uno a uno. Vi avevo detto innanzitutto di procurarvi uno di questi che servono diciamo cerchiometri, cerchiografi, come li volete chiamare, che serviranno, vedete, per fare le varie forme, perché si arrotolerà la carta e poi si inserirà in uno di questi cerchi per dargli una forma, una misura ben precisa. Considerate lo strumento invece che è in commercio è questo, che ha la stessa funzione. Magari ci sono anche altre forme, ci sono forme più allungate, ma vedremo come triangoli, quadrati, potremo farli lo stesso anche a mano e vi mostrerò poi come. Altro strumento che vi avevo detto di prendere erano per esempio se avevate dei pettini oppure cose del genere, che è una sorta di pettine che serve per arrotolarci anche questo la carta. Vi farò vedere come funziona. Vi avevo detto poi di prendere tipo degli aghi da lana, come in questo caso, e poi vi farò costruire io un pettine. Quel pezzetto di carta che vi ho detto di prendere, vi ricordate, vi ho fatto vedere un pezzetto di carta? Un cartoncino con gli stecchini. Questo qui è semplicissimo da fare, io l'ho fatto. Prendete un pezzetto di carta, ci incollate gli stecchini a una distanza e poi sopra rimettete un altro pezzetto di carta. Questo è il pettine da quilling che potete fare in 2 minuti. È veramente una cosa semplicissima. Anche questo possiamo farlo. Degli spilli credo tutti ce li abbiate. Questa è la penna originale da quilling. Allora, questa è una sorta di punteruolo, però poi c'è questa pennina qui che non so se riuscite a vederlo, forata nel mezzo. Per fare questo è semplicissimo, io me la sono fatta, è questa qui. Ho preso una di queste penne semplici, lapis, che hanno la gomma in cima, ho infilato un ago di questi da lana, ok? L'ho infilato qui dentro e poi ho tagliato la punta con, avevo detto di prendere un tronchesino. Come per esempio altri strumenti da quilling sono, vi volevo far vedere, per esempio questi qua, poi vi mostro nel dettaglio. Vi ho detto dei quadrati, delle costruzioni, vi avevo detto, perché qui si può rotolare la carta in base a una misura intorno a questo per farlo diventare quadrato. Ma sono tutte cose, se ne può fare comunque anche a meno, però vi mostro comunque tutte le funzionalità. Poi esistono carte già pronte, vedete? Strisce già pronte di varie tonalità per fare il quilling, però anche queste si possono fare normalmente da noi. Come si fa? Vi faccio vedere. Si prende, io ho preso della carta non troppo spessa, ve la mostro, è questa qui. Questa più di 140 non ve la consiglio. Questa qui la usate la lunghezza, considerate questa, perché se no diventerebbe troppo piccolo, 20 centimetri. Questo diventa 29, mi sembra sia 30 e più, no, quanto è? Aspettate, 33, e la potete tagliare o semplicemente segnandola con un righello, così, e poi tagliando le striscioline con un trincetto, o altrimenti ve lo faccio vedere con la macchina per la pasta, perché io devo farlo della larghezza di questo. Ecco, ora logicamente mi passano di sotto, e queste sono le nostre striscioline che si fanno tranquillamente in poco tempo. Arrotolare infilando così, logicamente se la fate troppo spessa dopo non si riesce a rotolare, capito? Vedete? Però
Però uno, se non ha la penna Willing, può fare il rotolino anche a mano. E per la colla è utile usare un distributore, diciamo, molto fine, perché noi avremo da unire insieme, per esempio, queste striscioline. Un coperchietto tipo questo, metterci la colla dentro e inzuppare poi con il diciamo con uno stecchino e metterla direttamente qui. Anche se uno non ha lo strumento lì, lo può fare tranquillamente. Questo per dirvi anche un pettine, se non volete fare quello dentro, qualcuno c'ha questo, un pettinino così può andare benissimo. Per fare dei rotolini più larghi, non so se lo vedete, questo è un tappino di quello per i pennelli. Potete arrotolare la carta, fate conto a questo anche, capito? Arrotolando la carta a questo poi viene un rotolino più largo. Questo per esempio con questa sorta di palle qui serve per fare a volte anche questo si può ovviare quando facciamo un rotolino e poi vogliamo farlo tipo a cono, a punta, si può fare spingendo per esempio con una matita. Spingendo con una matita, ve lo faccio vedere, altrimenti si può fare inserendoli in queste formettine qua, però viene lo stesso bene anche con la matita. O un altro strumento, non so se lo conoscete, è questo qui, che serve per fare la carta, ce lo passate nel mezzo, vedete, a questo rotolino. Vediamo, via. Non so se riuscite a vedere. Ah, vede tutte le righe. Sì. Fa tutta la carta ondulata. Ondulata. Sì. Ah, forte. Sì, di modo che serve per fare certi tipi di foglie, per esempio, si possono arrotolare. Poi vi faccio vedere. Questi sono tutti gli strumenti per il quilling. E anche qui poi potete decidere, non so se mi spiego, che fare. Poi dopo li legate insieme e potete fare varie forme, capito? E poi vengano con la colla fissate e poi ve le ritrovate incollate. Quando poi voi andrete a incollarlo sulla carta, dovete mettere la colla, fate conto in un bicchierino come questo, in un coperchietto. Prendete questo, lo inzuppate qui e lo applicate poi sopra la vostra carta, perché se no vi sporcate tutto. Serve per questo anche questo. Queste poi servono, vi faccio vedere, per fare vortici. Comunque, quando siete tutti pronti, si parte. Allora, io inizio e bagno la carta, come sempre, ok? Siccome voglio che il colore poi mi si spanda bene, la bagno, diciamo, abbastanza cospicuamente. Rosolino stretto. Questo è un rosolino strettissimo che arrosolate, questa è la forma più semplice da fare. Arrosolate stretto, stretto, stretto. Se ci dovesse servire per fare il nostro lavoro, si sfila. E questo rotolino, cioè si fa anche a mano un rotolino così, voglio dire. Mettete qui nel piattino, la potete anche un po' diluire se volete. Prendete, vedete, una puntina di questo e lo fermate. Io parto dalle forme più semplici, se tutti volete provare a rifarle, così ve le ricordate.
e lo fissate. Questi qui vengono bellini perché se fate una forma più grande poi potete decidere di metterne tanti, non so se mi spiego, e vengono tante decorazioni belline. Per esempio in un fiore possono essere la parte interna del fiore, no? Dove c'è il bottone. Solito discorso, lo faccio molto fitto. Che si fa il bottoncino, quindi? Allora, questo per ora avete fatto solo il rotolino stretto, va bene? Solito procedimento, vi fa vedere le varianti. Con lo stesso rotolino stretto potete fare tante soluzioni. O lo fermate, diventa tipo un bottoncino o qualcosa da poter unire insieme ad altri. Poi lo decidete voi che funzione dargli. Ok? Questo è un altro bottoncino. Ci metto, lo lascio leggermente più lente ma non tantissimo, ci metto sempre la colla, scusate, ero di qua, ci metto sempre la colla, io l'ho fatto per ora del solito colore. Quello che vi dicevo io è questo, poi potete prendere la matita, un pennello, quello che volete, lo lasciate un po' tirare che non mi si apra subito e poi trovo una cosa a punta. Ho capito a che serve l'ago. Cosa serve? A fare i rotolini per bene, perché a farli piccoli senza l'ago Si dura più fatica. Oh, lo state vedendo cosa sto facendo ora? Sì, hai fatto la cuboletta. Vedete? Io sto spingendo e ho fatto questa sorta di tubicino, non so se riuscite a vederlo. Sì, e sarebbe per fare? Se te ne fai 2 di queste, può diventare il corpo di una farfallina con le antenne. Sì. Oppure il bocciolino, se te qui ci metti poi un petalino di un fiore. Vedete come si dice quello che sostiene il fiore? Lo stelo. Calice. Tipo calicino. Altra cosa, potete decidere di unire più fogli della serie, più colori insieme, ve li posso anche far vedere, oppure unire proprio più strisce. E le strisce abbiamo detto sono di 34, le potete fare anche di 60, unire più strisce colorate con tonalità dal giallo all'arancia e al rosso. E allora vi viene un rotolino, se volete ve lo faccio vedere. Prendiamo per esempio il blu. Allora, ho preso i 3 fili, li unisco e decido di unirli in ordine di colore. Questo rotolino vi faccio vedere, io posso decidere di tenerlo stretto come questi, solito servizio lo posso far allungare, mi viene un tubicino lungo se ci metto dentro questo, ok? Ma ora vi voglio far vedere un'altra soluzione. Vi ho detto di prendere questo cerchiometro. Il suo strumento sarebbe un altro. Il cerchiometro, dovete scegliere un cerchio dove questo rotolino ci sta un pochino grande, così che mi si allenti. Ok? Per esempio questo qui, ok? O questo qua ancora più grande, questo ancora più grande. Lo lascio libero da andare. Lo lascio libero da andare. Questo ce l'avete anche voi. Lascio libero da andare. A questo punto io prendo questo e lo ritiro fuori
e lo blocco dove ho deciso di fermarmi. Ma lo voglio fare più grande, per esempio? Bene, lo metto anche in quest'altro, più grande, o se no ancora in questo, vai. Faccio per... Lo vedete? Mm. Poi aiutate e lo scartate più o meno, srotolate più o meno, vi faccio vedere anche una soluzione. Prima però va bloccato, perché se io non lo blocco poi mi diventa un problema. Allora io ora lo blocco così, scelta la misura che voglio, lo blocco, lo incollo insomma, ok? Questo che ho fatto con 3 lo potete fare anche con 2, con 1, con 5, con quanti colori volete. Lo rimetto qui dove era e posso decidere di fare questa cosa qui. Per esempio di tirarlo tutto da un lato. Lo vedete? Aspetta, no, c'ho la cosa. Tirarlo tutto da un lato e appuntarlo. Allora qui io prendo la colla, per esempio qui, qui e qui, tra vari rotolini io metto la colla e cerco, lo tengo appuntato così, perché voglio che in questo punto mi si fermi. Avete capito? Dargli la forma che vuoi, Brava, sì, per dargli la forma che voglio. Ci vorrà un minuto attendere che qui mi faccia presa la colla. Dopo che mi ha fatto presa la colla, ecco che io, fai conto, quando di questi ne ho preparati diversi, io a questo poi gli posso dare anche forme allungate. Ora ve ne faccio vedere altri. Vi faccio vedere per esempio uno di quelli che ruotano tipo occhiolino. Allora si riprende il filo, insomma il nastrino, si arrotola. Ve lo faccio vedere ora con un nastrino solo, si arrotola. Questo qui è tipo quello che si deve fare noi, però allungato. Ve lo faccio vedere. Questo qui lo levo da quello lì, lo metto in uno di questi un pochino più grandi, come ho fatto prima. Questo per esempio può andare bene, ma volendo anche questo un pochino più grande. A questo punto io lo tolgo da qui, metto una puntina per fermarlo, lo incollo e poi vi faccio vedere per esempio la forma dell'occhio. Metto il chiaro sotto che possiate vedere. Per esempio si può stringere ai lati. E viene la punta, Vedete? Viene la punta. Ho fatto le fogline, sì. Ora questo si vede, è piccolino e è scuro, magari non riuscite a vederlo bene e potete farle così e dartegli tutte le forme che volete. Per esempio, logicamente di questi ne dovete fare diversi, non è che ne potete fare uno solo. Se questo mi deve diventare un fiorellino, io a questo qui poi posso decidere per esempio di unircene un altro e di unirci, che devo dire, questo. Continuo.
Posso decidere di farne tanti in questa maniera, ok? Se io ne preparo diversi, mi diventano tutti petalini di un fiore, ne preparo 5 così. Fate conto. Oppure posso decidere di tenerli invece separati. Questo dipende cosa devo fare, capito? Ora vi faccio vedere altre forme. Eccolo. Questa per esempio potrebbe essere un fiorellino, che poi se io ne fo diversi, poi qui io posso decidere di fargli per esempio un ricciolo e attaccarci qualcosa. Lo posso fare più lente oppure meno. Per esempio questo, e poi lo lascio libero. Se io questo qui lo voglio già mettere all'interno della mia composizione, ma scusate, vado a riprendila, che mi c'era andata sopra la carta, vai. Che devo dire? Questo qui io lo volessi mettere all'interno del mio contesto, ora non ce l'ho qui, ho girato un qua e lo voglio mettere qui, scusatemi, io qui lo incollo. Capito? Sì, sì. Poi posizionarli dopo, capito? Forse è meglio, sì. Allora, io mi preparo diverse cosine e poi dopo le metto dopo, ok? E poi faccio come vi ho detto, vedi Paola, prendo le mie pinze, quando diluisco la colla, lo prendo così, lo inzuppo, vedi? Ah. Ah. E l'attacco. Ho capito. Allora, vi faccio vedere qualche altra cosina? Sì. Per esempio, prendiamo questo, può essere bellina anche un fiore così, unito, ok? E un po' più grande. Questo si fa anche a mano, lo vedete? E un po' più grande. Questa sto usando la... Contate quante ne fate, 1, 2, 3, 4... 5, 6 non mi ci vengono, 5. Meglio sarebbe se a ogni passaggio di sfilo, a ogni passaggio metto una puntina di colla. Un'altra cosa, giusto, quello più allentato basta prendere la matita che si era preparato con l'ago, insomma, per esempio, e fare un rotolino, vedete? Questo qui l'ho passata alla matita, lo sfilo e lasciate il rotolino questo.
Questo è facile, facile. Qualsiasi matita, lo stesso lo scotch, quello che volete. Fate il rosolino Sì, invece che chiuso, bucato. però qui il gambino che viene giù, come si fa qui il ricciolo? Qui il ricciolo viene giù facile, guarda, ti prendi il verde così te lo faccio vedere. Cioè io l'ho chiuso, l'ho incollato ai rotolini e ci ho lasciato giù un po' di gambo. Guarda come si fa così, si prende per esempio il verde, te dividi il foglio, sì, il foglio, questo a metà, si può fare anche con due colori, se uno vuole, per esempio uno, andiamo a due colori, che si possono mettere insieme anche a 3 colori. Potete unirle anche 3, facciamo così, vi faccio fare anche questo, perché questo si può fare sia singolo che insieme. Io ora prendo 3 verdi, va bene? O potete prendere 3 tonalità di qualcosa. Le metto in fila. E qui si può fare varie soluzioni. Questo qui lo voglio tirare di più, allora lo rigiro su se stesso. Insomma, vabbè, io ora li lascio tutti qui come prove e campioni. E come si fa per fare il quadrato? Dopo che io ho fatto il rotolino, lo spingo prima dal lato così, poi lo spingo da quest'altro lato. Mi sta venendo il vortice perché c'è anche il vortice che consiste nello spingere, perché l'ho fatto troppo lente per fare il quadrato. Dovete modellarlo praticamente un po' con le mani, capito? Ora mi si è sgambato questo, volevo tirarlo, riparto e ve lo faccio vedere perché l'ho fatto troppo lente. Per poter fare il quadrato lo devo fare un po' più stretto. Allora aspettate, vi faccio un'altra forma, vi faccio, vedete, in base a come lo piegate, tipo in questa maniera. Wow, bellina questa. Vengono tutte forme, non so se riuscite a vederle, Sì. diverse. Il quadrato, se ve lo faccio vedere, lo devo fare un po' più stretto, se no non mi viene, l'ho allentato troppo. Vi faccio vedere il cuore o la goccia.
Vado sempre sui giallo, eh. Poi vi volevo far vedere la goccia più grande, si era detto. Insomma, la goccia. Sì. Vedete, lo stringo a un lato. E è venuto questo. Vedete? Bello. Che poi anche questo qui può essere, in base a come si gira, si può far diventare un vortice. Ora forse non riuscite a vederlo, ma se io ci giro intorno, vedete, ho creato una sorta di vortice dentro, e questo si può mettere qui. Per esempio, ora mi posso mettere qui e dire, proviamo a fare qualcosa. Allora, in alto mi ci va un ricciolino piccolino, verde, va bene? Allora prendo il verde, proviamo a partire a fare il lavoro serio questa volta. Prendo il verde e inizio piano piano a incollarli. Prendo il verde, faccio questo rotolino. Poi lo dispongo, mettiamo in questo qui, che è uno medio piccolo, e questo è comodo, ci avete la misura, o si dice voglio fare un po' più grande, lo metto di qua, capito? Pettinino, prendiamo sempre un foglio di questi. Si possono fare varie soluzioni, tipo questa. Prendo e fermo qui la colla. Intorno alla trasparente? L'ho fermata qui. Sì.
Poi 1, per esempio, è un esercizio, 1, 2, non so se state vedendo cosa sto facendo. Ripasso sempre dal primo. Vai sempre sotto. E tu ne aggiungi sempre uno di sti. Brava. Cioè, questa è una soluzione, ma ce ne sono tante. E qui mi fermo perché ho finito la carta. Ok? Vedete? Anche la foglia. Aspetta, non è finita, Prendi un altro verde un po' più scuro. Se lo vedete, certo la va abbinata a qualcosa e gli abbia un senso, non è che posso mettere tutta roba a caso.